Ciao da Jack, oggi faremo un'escursione molto particolare. Siamo sulla strada delle 52 gallerie, siamo a Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, Veneto. È un percorso molto iconico, caratteristico, soprattutto storico. Speriamo bellissimo perché sarà molto particolare attraverso queste gallerie costruite nella Prima Guerra Mondiale. Si parte subito into the wild, stiamo salendo su un ghiaione, la salita sarà costante perché sono 6,5 km di continua salita, tra poco troveremo le prime gallerie e poi faremo un giro d'anello di circa 14 km ed ecco la prima galleria. Ne mancano solo 51. Numero 2. Raccomandato l'uso di una torcia, preferibilmente torcia da testa, perché molte di queste gallerie saranno lunghe e buie. Let's go! Bello fresco qua dentro e anche nei periodi estivi in zona molto fresca, soprattutto quando si attraversano le gallerie. Ci aspetteranno circa 3 ore, 3 orette e mezzo in base al passo di pura e nuda salita attraverso queste gallerie per arrivare fino al rifugio Achille Papa. Queste sono già un po' più bassine e qua giù è molto panoramico perché vedi tutta la vallata dei colli, dei monti. Giornata non troppo calda, ci sono 20 gradi qui, quindi perfetta per un'escursione giornaliera. E sono tutte segnate con i numeri al cannone. Molta attenzione alla testa, consigliato anche l'uso di un caschetto per questo sentiero. Non è il caso nostro, quindi dovremo fare molta attenzione a non sbattere la testa. Questa è più in salita. Questa sembra veramente un bel buco. E laggiù c'è il parcheggio. Parcheggio, ahimè, a pagamento, 6 euro per 24 ore. Lungo il sentiero non ci sono fonti d'acqua, quindi bisogna portarsi una bella scorta d'acqua, soprattutto in estate, almeno dai 2 ai 3 litri. Tortona 15. Ogni galleria ha un numero e anche un nome. Salita lenta, non troppo in pendenza, ma costante. Queste gallerie furono costruite durante la Prima Guerra Mondiale, precisamente nel 1917, e le costruirono in soli 9 mesi. Fungevano da protezione verso gli invasori austro-ungarici, permettevano gli approvvigionamenti dell'esercito italiano di cibo e di munizioni per restare coperti dai colpi dell'esercito invasore, l'esercito austro-ungarico. Da qui il panorama è molto bello. Ora c'è un piccolo strappetto un po' più in pendenza. Occhio alla testa. Ma che bella conformazione rocciosa. Per sudare si suda in salita, si suda sempre. Questa è la galleria 19, la galleria Papa, la più lunga in assoluto, lunga ben 320 metri, con tornanti, sembra non finire mai. Figata, pazzesca questa galleria, sembra che esci da una casetta, in realtà sei da giù verso su. Non siamo nemmeno a metà dell'andata. Ora inizia un tratto un pochino esposto, niente di che, anche perché il sentiero è comunque abbastanza largo. Ora affronteremo il pezzo più lungo al di fuori delle gallerie. Vedremo quanto sarà lungo. Adesso siamo circa a metà, più o meno, o no? Penso anch'io. Bene o male, abbiamo appena superato la 30ª galleria e bene, il sole non esce, c'è quel fresco rigenerante, soprattutto all'interno dei buchi delle gallerie, ed è molto piacevole come passeggiata. Proprio sul crinale della montagna.
Siamo un'ora e 20 di camminata e siamo precisamente alla galleria numero 32, Palazzolo. Bisogna fare attenzione perché sono molto umide, bagnaticce e scivolose. La fame ora si fa un po' sentire. La merendina, però voglio arrivare al rifugio Achille Papa e fare merenda lì, però non so quanto manca. Stiamo salendo di quota e il panorama sta migliorando notevolmente. Non saranno le Dolomiti, però comunque non è male. Siamo dei treni regionali veloci. Frecciarossa non ancora, ma arriveremo. Dopo un'ora e mezza c'è la prima discesa. 45. Stiamo per entrare sulle nuvole. Basta salire un po' di quota e non si vede più nulla. Non vedo più giù, c'è tantissima nebbia. Qui ho messo anche una corda dove potersi attaccare perché da questo lato è un po' più esposto. Non troppo, però quando si incrocia magari un'altra persona dall'altro lato è meglio magari aggrapparsi e stare un po' più vicini alla parete, anche per agevolare il percorso, la camminata dell'altro. Siamo quasi? 50ª e laggiù c'è proprio il nostro punto d'arrivo per questa andata. Galleria numero 51 e siamo ufficialmente entrati nell'ultima galleria, la numero 52, Sardegna. Sembra una barzelletta. Anche dei tavolini dove fare la meritata merendona senza per forza andare al rifugio che ho qui davanti. Mangiamo? Sì. Zenzero manco zuccherato, mandorle, cracker, barrettina. Per salire ci abbiamo messo 2 ore e 23 minuti. Siamo partiti da Bocchetta Campiglia, dove abbiamo lasciato l'auto nel parcheggio a 1216 metri e siamo arrivati quasi alle porte del Vasubio a 1900 metri. Quindi abbiamo fatto più di 700 metri di dislivello positivo. Per il ritorno faremo un'altra strada, la strada degli Scarubbi. Non ci saranno più gallerie, in teoria. Sarà una strada in discesa. Siamo arrivati nelle porte del Pasubio. Anche qui c'è nebbia, adesso scenderemo per quella strada e torneremo al parcheggio. 2 orette easy, vediamo se riusciamo anche in minor tempo a scendere. Vediamo come sarà la strada. Adesso fino all'orizzonte sembra una strada battuta, in ghiaia normale. Vedremo se ci sarà qualche punto interessante e ve lo porterò qui nel video. Stiamo continuando a scendere e la direzione è proprio quella. La discesa sta diventando un po' monotona perché è tutta uguale. Siamo a quasi 14 km totali per il momento e mancano ancora 50 minuti per arrivare al parcheggio, quindi proseguiamo. E dopo 4 ore e 40 di camminata, 17 km totali, 172 piani saliti, siamo arrivati all'epilogo anche di questa escursione. Ti è piaciuta? Tantissimo, è come camminare nella storia, le gallerie poi... A parte che è freschissimo d'estate da fare. A me è piaciuta molto soprattutto l'andata attraverso le 52 gallerie veramente molto suggestive, molto storiche, anche con un bellissimo panorama. Il ritorno mi è piaciuto un po' meno, tutto su strada bianca sterrata, un po' monotono, però adesso siamo arrivati alla macchina. Vi consigliamo sicuramente questa escursione e noi ci vediamo in una prossima escursione, in un prossimo trekking o in un prossimo cammino. Ciao!